Questa è intanto un'opera costruita su 2 livelli e viene percepita da un terzo livello, che è il nostro sistema ottico e mentale. Quando noi ci poniamo quest'opera, ci sono i 2 primi livelli agiscono in questa maniera. C'è una parte costruita da stringhe o lamelle che in questo caso sono curve. È difficile spiegare come queste corone circolari sono tutte calcolate in maniera tale che l'area di ogni corona è esattamente uguale alla corona del cerchio di partenza. La superficie, in questo caso qui nera, che è di questo tondo, è uguale all'area della corona bianca che succede al cerchio e così via, poi a quello nero e poi a quello bianco e così via, diventando quindi le corone sempre di spessore sempre più sottile, mentre la parte del livello anteriore è invece delle linee, delle stringhe che sono verticali, chiuse sopra e sotto, si chiudono sopra e sotto. Nel caso invece della circolarità non si chiudono mai perché il cerchio ha la sua continuità. L'incrocio di questi due livelli crea un'interferenza tra la parte circolare e la parte lineare, la parte verticale, che dà origine delle immagini, dei punti virtuali che vengono elaborati a livello del cervello, dell'occhio, in maniera tale da creare delle forme circolari che non esistono, però per una questione che dal punto di vista della Gestalt viene chiamato fenomeno di totalizzazione, diventano appunto forme circolari. Ma a questo punto interviene il livello dello spettatore. Essendo distanziato rispetto ai primi 2 livelli, può muoversi andando avanti e indietro, oppure lateralmente. Questo fa sì che i 2 livelli interagiscono fra di loro, i 2 livelli di base, diciamo i primi 2 livelli, interagiscono fra di loro creando queste forme, questi punti, queste situazioni e queste percezioni virtuali che è legato alla Gestalt, crea un movimento. Quindi il movimento in pratica è dato dall'occhio umano e dal movimento del corpo umano. La posizione della stringa rispetto al sopra e al sotto vengono calcolate logaritmicamente a seconda se tu vuoi creare delle altre situazioni. Per esempio questa delle forme che si aprono e si chiudono, ma questo qui dovremmo vedere altri tipi di opere. Fra l'altro sono difficilmente imitabili. Devi pensare che le torsioni sono state imitate, sono state plagiate da altre persone, mentre questi ottico-dinamici invece è difficilissimo. Uno crede di riuscire a farle, invece poi dopo alla fine rinuncia perché non riesce a fare il calcolo secondo come dovrebbe essere fatto. Ecco.